Pedro. Ehi là, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati con un altro video. Allora, stavo compilando il modulo di sostituzione. Ebbene sì, Absan ha deciso di sostituirmi il drone. Perché hanno deciso di fare questo? Ve lo spiego subito. Allora, avete visto dal video che il drone è entrato nell'albero e molti di voi hanno giustamente detto impara a utilizzarlo. No dai, a parte gli scherzi, me l'avete detto bene più volte, ma ci sta, io ho fatto l'errore. Vi spiego perché Absan ha deciso di sostituirmi il drone. La discussione che ho avuto col centro assistenza, e ripeto sono stati abbastanza rapidi tutto sommato, perché io ho scritto ad Absan USA scriveva ad Absan in Cina, io scrivevo 9 ore indietro, loro 16, 17, 16 ore in avanti, perché la Cina a noi è 7 ore avanti, quindi c'è stato un po' di andi rivieni, quindi i giorni passavano, non perché non rispondevano, anzi c'era una risposta quotidiana, una domanda o comunque un scambiarsi informazioni continue e giornaliere, quindi la presenza dell'azienda, devo dire, è stata sempre costante, non c'è stato un giorno che non mi hanno dato un'informazione o chiesto un'informazione, quindi state tranquilli che nessuno è abbandonato da questa azienda. Perché quando avete visto nel video precedente che il drone entrava nell'albero tra i rami, non è neanche lì la parte, il difetto dove siamo andati a discutere, ma il fatto che da un'altezza di 1,5 metri circa il drone, cadendo nel prato, ha perso il gimbal, si è staccato e si sono strappati i connettori. Diciamo che tutta l'assistenza, tutta la discussione dovuta al danno prettamente si è concentrata su questo problema. Ok, come vi ho già detto, io ho, possiamo dire, sbagliato la location, ero ancora un po' fresco di utilizzo di questo drone, mi sono fidato troppo. Anche i comandi hanno avuto la loro, perché vi ricordate è difficile da guardare, cioè dovete star lì a osservare bene, ma appena io questo lo mollo e tiro indietro, lo zino stava continuando a venire avanti, non si vede bene, e guardando ancora le immagini ho capito che alle volte è difficile capire. Non ero neanche così vicino come sembrava all'albero, perché comunque la fotocamera riprendeva da un lato, la telecamera del gimbal in quel momento riprendeva il basso, quindi si fa fatica a capire, ma fidatevi che ero quando io ho mollato lo stick ero a più di 1 metro, diciamo, dall'albero da me. C'era comunque una distanza che in teoria doveva essere di sicurezza, ma così non è andato, come avete visto. Comunque scusate, Absan ha deciso di sostituire lo Zino, quindi secondo step, andremo a vedere quali sono i tempi di riconsegna e sostituzione del prodotto. Fino adesso cosa sono passati? In 13 giorni dall'accaduto hanno preso una decisione, hanno analizzato, perché comunque non è che mi hanno semplicemente detto ok te lo cambiamo, mi hanno chiesto informazioni, mi hanno chiesto video, gli ho mandato foto, c'è stato uno scambio di informazioni con i quali loro hanno preso le loro decisioni. Io da subito ho sempre detto ditemi quali sono i costi di sostituzione o di riparazione. Loro non hanno voluto dirmi nulla finché non hanno poi deciso di fare, ripeto, la sostituzione. Quindi andiamo ad imballare il tutto. Questo è un modulo che va inserito. Comunque, a prescindere da YouTube, io non sono l'unico ad avere questo problema. Molti di voi mi hanno scritto, mi hanno contattato chiedendomi aiuto e informazioni sull'assistenza, perché ad altre persone è successo un altro tipo di problema. Questo ve lo dico, fate attenzione, non sottovalutate il problema. Quando schiacciate il ritorna a casa Alessia, il return to home, come lo volete chiamare,
e sta ritornando. Allora, ad un ragazzo, siccome non era preciso, ripeto, adesso non so gli ultimi aggiornamenti, chi li ha provati, io no, ovviamente non posso, il ritorna a casa, stava facendo una discesa sopra un albero a parecchi metri, a una grande distanza dal punto di partenza. Il drone da lì si è spostato sopra una casupola, mi ha detto, di un piccolo chioschetto, dove ovviamente è andato a rompersi. Perché lui, come leggeva nelle istruzioni, bisognava premere una volta per annullare il comando, invece no, bisogna premere 2 volte velocemente. Nelle istruzioni, se non ho capito bene, io non ho neanche avuto tempo di leggerlo, diceva di premere una volta, invece bisognava premere 2, quindi state attenti quando andate a disattivare questa opzione, a premere più volte il tasto finché non si disattiva, o meglio ancora, portatevi in zone molto aperte, non fate come me, spostatelo di qualche metro, fate il ritorno a casa e provate a disattivarlo. Quindi cercate una zona di sicurezza, fate questa prova e vedete se il drone vi ritorna a casa. Si chiudono prima quelle sotto, purtroppo non ho avuto modo di imparare bene queste manovre, e poi quelle sopra. Io non ricordo se l'ho fatto prima, lo faccio adesso. Vi ringrazio veramente di cuore per la vicinanza che mi avete dato a questo problema. Credevo che mi avreste tempestato con le peggiori infamie, invece di cuore ringrazio tutti voi che mi avete seguito e supportato e dato anche parecchi consigli, perché ho ricevuto consigli, idee, pareri da tutti. Scusate, questo imballo non è il mio e non è l'originale, ricordate che me l'ha mandato il buon Luciano. Luciano, stavo pensando cosa hai fatto con questi pezzi, te li sei mangiati? Non lo so. Vediamo un po' come metterglielo via. Allora, la batteria l'ho tolta, questo qui lo poggiamo qui così, perché vorrei rimettergli il suo proteggi gimbal, vediamo se riusciamo a metterglielo. Nel frattempo vi comunico che sento altre domande, cambiamo un attimino drone, parliamo del Fimi X8. A tutti coloro che hanno dubbi sulla, non va ovviamente, a tutti coloro che hanno dubbi, allora lui va così, mi sto rincoglionendo ragazzi, ok. Sulla dogana non c'è dogana, io l'ho messo anche nella mia pagina di YouTube, non c'è dogana, ragazzi sono in coca, sulla pagina di Facebook, ehi là là, ve l'ho segnato, non c'è dogana, i tempi sono di consegna simili a quelli di Banggood o Gearbest sulla consegna, quindi ordinatelo tranquillamente nel sito, nello store ufficiale, ve lo consiglio vivamente. Guardate, io credo che farò fatica ad andare ad acquistare su siti di terze parti, viste gli ultimi avvenimenti. Vi consiglio, prendiamoli un sacchettino, ci stai qui dentro, vediamo se qui ci sta, può starci. Andatevelo ad acquistare, ripeto, tranquillamente sul loro sito, che problemi non ce ne sono. Ma torniamo al nostro Absan. Allora, ho visto che molti hanno fatto gli aggiornamenti, vedo che comunque il drone un po' è migliorato, quindi mi sembra molto positiva la questione. La batteria la mettiamo qua, gli mettiamo anche uno spessorino qua, giusto per proteggerlo. Sembra che sia migliorato un po', io non lo posso ovviamente né provare né giudicare perché ripeto, ne sono privo. Questa calzina qui ci mettiamo l'alimentatore. Non sono neanche riuscito a scartarlo, come me l'ha mandato Luciano, lo rispedisco ad Absan. Ai ai ai, che vite, ma come si fa, mi chiedo io, come si fa a far volare un drone in queste zone qui? Sono veramente un personaggio di primo livello, un assoluto genio. Possiamo metterglielo così? Che ne so, vediamo se ci sta.
perché mi deve stare anche il radiocomando, mi deve stare anche, questa è una gomma di questa è l'alimentatore, no? Minchia che casino. Ci metto questo qui così, ok, questo lo metto qui. Mi sembra di comporre un puzzle, ragazzi, è una cosa... No, ma non ci ho messo il sacchettino, santo sacchettino, non serve a niente il sacchettino, ma vai te. Ai, 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 con questi droni per noi è una droga, però voglio ripetervi ancora, la sto tirando lunga, voglio fare presto perché non vi voglio trattenere più di tanto, perché poi mi mandate a quel paese perché vi faccio perdere tempo. È un'azienda che risponde, per carità è un drone a mio parere immaturo, anzi al parere di molti, che ha bisogno di parecchi aggiornamenti, sembra, però peccato, perché devo dire che quando l'ho aperto, a prescindere dagli vari errori, mi ero ricreduto subito sulla sua qualità. Ho messo dentro quasi tutto, i 3 cavettini, e così questa è anche Absan può vedere che gli abbiamo restituito tutto. Queste sono le eliche, eccole qua, con le sue viti eliche, e mettiamo qui sopra, no, le infiliamo qua, non mi piace mettere la roba lì sopra. Le istruzioni, il cacciavitino, occhio che mi riparte il registratore, un altro colpo. Il cacciavitino glielo piantiamo qui dentro così, tac, ok, bene, abbiamo messo tutto, quindi chiudiamo la scatola, e chiudiamo la scatola, e questo lo mettiamo, questo lo mettiamo qui, chiudiamo la scatola, chiudi, chiudi, chiudi. Salutiamo il nostro Zino nuovamente. A posto, come avevamo cominciato così finiamo. Vi aggiornerò sull'arrivo dello Zino, vi farò vedere quando arriverà, in quanto tempo arriverà, e da quel momento torneremo sotto gli alberi a fare un'altra dimostrazione, un'altra prova. Tutti al prossimo unboxing con lo Zino sotto l'albero. Mi sto ammazzando. Ragazzi, iscrivetevi al canale, grazie per avermi seguito. Ho bisogno di tutti voi che mi clicchiate qui sotto, mettetemi il like, dai, non state lì a mettere non mi piace, è giusto per tenervi aggiornato sulla cosa. Anzi, iscriviti al canale, ti parlo al singolare, iscriviti al canale, fa un ben, te la dico così in Veneto. Ciao ragazzi, buona serata a tutti e buon divertimento, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao.